Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro o ascendente cancro o luna o Venere in cancro per i più esperti. Andiamo a vedere come sarà questo mese di marzo 2025, ma soprattutto andiamo a vedere quali sono le linee guida da seguire affinché tu quotidianamente possa andare incontro agli obiettivi della tua anima, che sono quelli veri, quelli veramente realizzabili e che ti danno un appagamento che non ha niente a che vedere con quello che può pensare la mente ordinaria e razionale. Quindi andiamo a fare questo viaggio insieme, partiamo dagli oracoli, questi, mettiamo prima questi oracoli, questi e poi le carte potentissime del drago immaginale di Selene, dove ti dirò anche il rituale della buona riuscita quotidiano per andare incontro agli obiettivi della tua anima. E ti leggerò soltanto una prima parte della carta in modo tale da andare a vedere qual è la linea guida e poi alla fine di tutto il nostro viaggio di questo video andremo a leggere il rituale della buona riuscita. Allora, partiamo. Chiedo al mio sposo celeste, al mio amante mistico, di realizzare questa creazione per te, Cancro. Marzo 2025. Cancro, marzo 2025. Ok, andiamo con gli altri. Poi ci mettiamo le carte del drago immaginale. Ok, facciamo un bel respiro profondo con la bocca in modo tale che entra più aria, perché quando inaliamo la realtà scompare e quando esaliamo la realtà appare, si manifesta. E magia. Cancro, marzo 2025. Co-creare a Cipicchia. Questa è una carta bellissima che mi parla di co-creazione. Noi, come vi insegno sempre, non creiamo mai da soli, no? Creiamo sempre con un cosiddetto codice narrativo. E questo codice narrativo può essere o con la mente ordinaria razionale oppure con i veri dei, gli dei della natura, il divino. Quando tu co-crei con il divino nasce bellezza, prosperità in tutti gli ambiti. Quando co-crei con la mente ordinaria e razionale, cioè ti affidi alle leggi, alle norme della regola, della mente, della morale, allora tu crei bruttezza, vittimismo, angoscia, frustrazione. Questa è una carta bellissima perché ti dice: questo è il mese in cui c'è co-creazione con il divino, sei in allineamento con il divino, sei in allineamento con la tua anima in questo mese, bellissimo. Vediamo da che carta è accompagnata. Con la carta del ribelle, non può essere altro che la carta del ribelle quello che accompagna questa carta, perché noi ci ribelliamo a cosa? Ci ribelliamo ai nostri valori sociali, ai valori comuni, ai valori della mente razionale, alla mente che giudica, alla mente che discrimina, alla mente che divide e separa e ci tiene separati dal divino. Quindi la prima divisione che esiste la prima divisione che genera poi tutte le altre sottocategorie di divisioni è la divisione tra visibile e invisibile. Da lì generano tutte le sottocategorie di divisioni della mente duale, razionale, ordinaria che noi stiamo trascendendo. E quindi un forte contatto con l'invisibile, con la fede nell'invisibile, ti porta a co-creare cose bellissime in questo mese. Ok? Ti ribelli ai valori precostituiti, alla morale, al si dovrebbe fare, ma è giusto, ma è meglio, ma è peggio, secondo quali categorie? Tu segui l'anima che non segue i valori comuni, è controcorrente, noi ci ribelliamo ai valori della corrente, controcorrente, contro i valori sociali comuni che abbiamo dentro, come Matrix, ok?
Da quale carta del drago immaginale è accompagnata? Dal drago, wow, wow. Il drago ha a che fare con il quinto chakra, cioè la comunicazione. La comunicazione, quando parliamo di drago, non è soltanto la comunicazione che noi utilizziamo per esprimere noi stessi nel mondo reale, sensibile, reale, fenomenico 3D. Ma la prima comunicazione che il quinto chakra ci insegna è la comunicazione con l'invisibile, la comunicazione con gli dei, la comunicazione con le forze che ci abitano. Ok? Ti leggo questa carta e poi andiamo a fare la stesa di tarocchi. Numero 40. Eccola qua, il drago. Allora, io sono il veicolo. Ti trasporto con la forza delle mie ali, che sono le ali della perfetta creatività, e coltivo il gioco del puro piacere, che non ha oggetto esterno. Custodisco la purezza originaria di ogni cosa e sono animato dal fuoco del piacere in moto. Il piacere che non fugge mai via perché non dipende da nessun oggetto esterno. È una carta bellissima. Cosa vuol dire il piacere in moto? È il piacere che hanno gli sciamani. Gli sciamani la parola shaman viene dall'altaico, la parola sciamano viene dall'altaico shaman, che significa perennemente eccitato. Perché lo sciamano è perennemente eccitato? È perennemente in uno stato di estasi, cioè uno stato ampliato di coscienza. Questo significa lo stato d'estasi, perennemente eccitato, stato ampliato di coscienza. E a cosa è dovuto questo stato ampliato di coscienza? È dovuto al fatto che lo sciamano comunica costantemente con l'invisibile, con lo spirito di ogni cosa che vive attorno a lui e che esiste. Questo gli fa sentire l'unità, il tutto, e non si concentra più sulla realtà sensibile, visiva, ma piuttosto si concentra sulla realtà invisibile, generatrice della realtà visibile. E quindi piacere in moto è un piacere, quello quando sei in contatto con gli spiriti, che non dipende più da un fatto esterno. È un piacere costante che hai, il piacere in moto. Questo significa. E quindi questo è il mese in cui tu co-creando col divino, genererai piacere in moto, al di là di quello che fai. Hai piacere a essere vivo, che non è una cosa da poco, cioè nessuno ce l'ha, a meno che non fai il lavoro su di te. Il piacere, la gioia del piacere di essere in un corpo, la gioia del piacere di essere viva. E questo permette la creazione con il divino. Creazione, bellezza in tutto ciò che fai. Sarai animato da questa sensazione di profonda eccitazione della bellezza della vita, di essere vivi, con la quale tu puoi comunicare con gli dei. Ok. Il drago è il simbolo di purezza e purificazione. È tempo per te di lasciare andare vecchi sensi di colpa. È il momento di perdonarti per davvero. Quindi questo è un mese in cui questa gioia, questa eccitazione ti sarà data dal fatto che lascerai andare i vecchi sensi di colpa, perché i sensi di colpa hanno a che fare con la mappa mentale, non hanno niente a che vedere con l'anima. L'anima non si sente in colpa di niente, ma piuttosto l'anima si sente responsabile di ogni cosa che vivi, ok? Quindi tu genererai una grande consapevolezza del fatto che generi e crei tutto tu, da una prospettiva animica però, non dalla prospettiva dell'ego. E quindi ti senti responsabile di ogni cosa che vivi e di ogni cosa che ti accade. Ok? E vivi in uno stato di profonda estasi e ribellione dei valori precostituiti, perché se non ti ribelli ai valori precostituiti della morale, cioè la morale vede una cosa che le accade come avente una causa, ma gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei. Gli eventi che sono dei non hanno bisogno di una causa per arrivare a te. Sono dei, non hanno bisogno di scuse per arrivare a te. Arrivano e basta. Quindi tu ti ribelli al fatto di vedere le cause dietro agli eventi,
perché hai la consapevolezza che gli eventi arrivano perché hanno un fine, non perché hanno una causa. E il fine ultimo di ogni evento che è un ente, un Dio, uno spirito, è quello di condurti alla libertà e all'amore. Ok, bellissima carta di partenza. Dopo leggiamo il rituale della buona riuscita. Andiamo a vedere con i tarocchi cosa ci raccontano, cosa accade nella realtà fenomenica. Allora, vediamo un po' cosa accade. Cancro, marzo 2025, in linea generale. Ti dico anche che l'uomo si sente profondamente in colpa, tutti gli uomini, perché hanno rotto l'equilibrio primevo, come vi insegno sempre in tutti i podcast. Cosa vuol dire che l'uomo ha rotto l'equilibrio primevo? Vuol dire che quando l'uomo, all'origine del tempo, ha voluto il potere sulla natura, sugli dei e sugli eventi, piuttosto che lasciare il potere agli dei e alla natura. E quindi lì si è rotto l'equilibrio primevo. L'uomo deve riconsegnare il potere agli dei affinché lui possa avere il vero potere, il potere del cuore, che è il potere dell'anima. Quando tu vuoi realizzare degli obiettivi dell'ego, della mente, o non si realizzeranno mai, oppure si realizzano e si distruggono. Perché? Perché l'ego non ha il potere quanto l'anima, il potere del cuore. E questo avviene quando tu deleghi, hai fede negli eventi che accadono, quando esprimi un intento o un desiderio, che tutti gli eventi che ti accadono sono funzionali alla realizzazione del tuo obiettivo. E anche quelli che giudichi negativi, la mente giudica negativa, hanno a che fare con la realizzazione del tuo obiettivo. E avere fede negli dei, delegare il potere agli dei, alla natura, significa avere fede in quello che accade. E l'uomo si sente in colpa perché profondamente sa di aver voluto il potere della mente, il dominio sugli eventi e sugli dei, piuttosto che delegarlo agli eventi, agli dei. Si sente in colpa per questo motivo l'uomo. Ok. C'è tutto nei miei podcast, ragazze mie ragazzi, soprattutto per le ragazze nuove. Allora, vediamo cosa accade nella realtà fenomenica. Cosa accade nella realtà fenomenica. Marzo 2025, Cancro. Otto di spade. 7 di bastoni, limiti, blocchi, limiti. Re di bastoni. L'appeso. E il 2 di bastoni. Usciamo fuori da una situazionona qua. Allora, qua io vedo blocchi, limiti, tensioni rispetto a una persona, re di bastoni, situazioni ferme o situazioni di blocco con cui abbiamo potuto avere a che fare relative a una persona o a un evento. E qua vedo con il 2 di bastoni che ci mettiamo alle spalle a fine mese, entro la fine del mese, diamo le spalle a tutte queste situazioni di tensione che sono potute essere generate da o una persona in qualità di evento che è accaduto, con questa persona che era protagonista di questo evento, o di una situazione conflittuale o di limiti, vedo limiti, litigi, vedo anche sì, dei blocchi, dei fermi. Qua parliamo proprio di una situazione che che ti ha fatto lavorare tanto, ti fa lavorare tanto. Io non lo so se l'hai già vissuta o la puoi vivere in questo mese. Situazioni in cui ci sentiamo frustrati emozionalmente, abbiamo limiti, tensioni, cerchiamo di lottare per andare oltre a questi limiti e questa tensione con delle persone o con qualcuno, cercando di difendere quello in cui crediamo, ma la situazione non si muove o si può non essere mossa nel mese precedente. Limiti e tensioni. Qua tu che cosa fai? Ce lo insegna l'appeso. Cambi la prospettiva di questa situazione qui. Cambi la prospettiva e l'appeso è la carta proprio della persona spirituale. Chi è la persona spirituale? Colui che vede ogni cosa che accade come un'esperienza spirituale.
e quindi sensi di colpa inerenti a questa persona o situazioni perché ti hanno dato sensi di colpa, ricordiamo che il cambio di prospettiva ti porta a riassumerti la responsabilità di ciò che è accaduto o di ciò che può accadere in questo mese, ribellandoti al tuo vecchio modo di pensare e di vedere le cose, co-creando con il divino. Cioè, che vuol dire co-creando con il divino? Affidandoti a questa situazione e dicendo la formula del pentacolo, che è una potente formula sciamanica, è quella di dire a ogni evento che è accaduto o che accade, siccome l'evento è un dio, uno spirito, ti benedico, ti amo, ho fede in te, lo dice all'evento di cui magari una persona è potuta essere il protagonista di quell'evento. Ti benedico, ti amo, ho fede in te. Questo cosa ti porta? Cambiare prospettiva, perché tu prendi l'energia di quell'evento, l'energia positiva di quell'evento e non accumuli karma. E questo ti porta a prendere una decisione in conformità del fatto che hai cambiato prospettiva. Ok. Vedo anche che prendi questa ferma risoluzione e aspetti anche con il 2 di bastoni il cambiamento delle tue prese di risoluzioni, cioè aspetti anche il cambiamento di quello che tu hai deciso. Vediamo energia positiva per te in questo mese, Cancro. Energia positiva, infatti, la papessa, che ti ho detto? Qua la papessa, la tua intuizione ti guiderà e la intuizione non è un segreto della mente ordinaria, non è un segreto del cervello l'intuizione. L'intuizione è qualcosa che viene dal futuro. L'intuizione non ha a che fare con il conosciuto e qua ti dice al tuo positivo, in questo mese la tua intuizione ti guiderà, che è qualcosa che viene da più su, dall'alto. Andiamo a vedere dove va il 2 di bastoni. E il 3 di coppe. Io qua ti vedo celebrare, festeggiare, riconciliare, anche persone che attendevi da un po' di tempo. Ti vedo gioiosa o gioioso, al netto di tutto quello che abbiamo detto. Mi spiego? Comunque poi ci andiamo a vedere anche con il rituale della buona riuscita, oltre a quello che ti ho detto, come affrontare anche le altre dinamiche quotidiane. Ricordiamo che la tua intuizione ti guiderà, ci dice la papessa al tuo positivo, non la mente razionale, l'intuizione. E con le pratiche, anche dicendo la formula pentacolare, l'intuizione si apre. Ok? E adesso andiamo a vedere l'amore. Allora, sia che tu abbia una persona o sia che non ci sia nessuno, andiamo a vedere qual è l'energia dell'amore per te in questo mese di marzo 2025, Cancro. Amore festoso, vedo molta allegria, molta allegria, molta leggerezza in questo mese, bello, bello, bello. Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi in merito, ci metteremo una fila della tua energia e la fila della persona che ti viene incontro, d'accordo? Allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Cancro in questo mese di marzo 2025? Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Cancro? Asso di coppe, qua abbiamo una gioia che ritorna per te. Il matto, per molti di voi c'è un amore nuovo, oppure il rinnovo di una relazione punto e a capo però, Cos'altro? E la papessa, la tua intuizione ti guiderà. Allora, qua hai un fortissimo potere psichico in questo mese. Tant'è che sei molto magnetica o magnetico per un ritrovato potere psichico perché hai ritrovato una profonda consapevolezza delle cose, proprio come ti ho raccontato prima. C'è un amore nuovo per te o il rinnovo di una relazione, punto e a capo, qua si fa. Molti di voi scrutano qualcuno con la papessa, cercano di vedere al di là di quello che si percepisce con i sensi fisici, cercano di connettersi con l'anima della persona piuttosto che con la mente. La tua intuizione anche qui ti guiderà. Ok, vediamo l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese.
La stella abbiamo, eh sì. 6 di coppe addirittura, una persona che conosci bene alcune di voi, 7 di coppe. Qua c'è una persona che conosci bene per molti di voi, che può essere un punto e a capo con questa relazione, per altri invece una persona completamente nuova che si illuminerà appena ti conosce, perché sei come un raggio di misticismo, di bellezza che gli viene direttamente dalle stelle, ti vedrà come una donna incredibile o come un uomo. È una persona che proverà una profonda connessione e un'affinità elettiva per te, il 6 di coppe. E il 7 di coppe mi parla di una persona che, grazie a questa combinazione dal 6 al 7, questa profonda affinità elettiva genererà in questa persona un sogno col 7 di coppe, come se tu fossi un sogno. Va bene? Ha una bellissima energia nei tuoi confronti, molto emotiva, molto forte di questa natura qui. Sì, sì. Sogni, progetti insieme. Bello, ok. Vediamo alla fine, questa è l'energia della persona. Cosa succede alla fine in amore per te? Cancro, marzo 2025. 7 di bastoni. L'imperatore. Il mondo, accipicchia. Qua si cambia proprio rotta, che viene dopo il mondo? 4 di spade. Farai attendere questa persona, secondo me, per prendere una decisione che sia conforme alla tua intuizione. Qua io vedo limiti e blocchi, l'imperatore mi parla di, può essere una persona che è impegnata da un punto di vista sociale, economico, possono esserci blocchi relativi a questo e a una distanza inerente a questo. E qua io vedo una persona, e qua io vedo una situazione di schiarirsi le idee prima di prendere una decisione. Che energia ha l'imperatore nei tuoi confronti? 8 di bastoni. E questa persona è intenzionata a venire da te, a muoversi verso di te, se c'è una distanza che mette dei limiti, a muoversi verso di te, a venire verso di te. Qua abbiamo il 2 di denari, vedi, può essere una persona molto impegnata dal profilo delle sue responsabilità, denaro, lavoro o altro, e questo provoca un po' di fermo, però, qua c'è una grande riuscita, magari a fine mese, non subito. È una persona che sa cosa vuole, una persona tutto d'un pezzo, è una persona che mi parla, fa le cose quando le pensa bene, non le fa prima. E, sì, vuole comunicare con te, stare con te in modo serio qua. Vediamo perché il 7 di bastoni. Asso di bastoni. L'inizio di questa situazione viene un po' posticipato rispetto ai tempi che possono essere inizio del mese. Perché questa persona ti vuole conquistare, però ci possono essere questioni relative a queste responsabilità che a questa persona si devono posticipare alcune cose. Cosa avviene dopo il mondo ancora? 3 di denari, vedi, ci sono questioni relative al lavoro, alla ruota della fortuna, situazioni che possono un po' rallentare per motivi di lavoro. Subito dopo si faranno dei piani insieme a te e a questa persona. Vediamo un po' sul 7 di coppe. Il mago, questioni relative al lavoro c'ha questa persona, vedi 2 di spade, questioni relative al lavoro, non c'entri niente tu, infatti con te ti vede una donna o un uomo incredibile, la stella e il 6 di coppe. Possono anche essere questioni relative ai figli, altri fronti aperti su questa natura, però assolutamente vedo dei piani che poi farete insieme, magari non subito, va bene? Vediamo energia positiva per te in amore. Infatti energia positiva, il 6 denari, vedo che stai bene, Vedo che è il giusto dare e il giusto avere, c'è un ottimo equilibrio, vedo un buon equilibrio anche nella tua vita quotidiana, con le tue cose, oltre che con l'altra persona. Vedi il Papa, decisioni ferme di equilibrio e di stabilità, che prendi sia nella tua vita sia nella relazione con questa persona. Energia negativa, amore, 10 di bastoni, vedi c'è un po' di stanchezza di pesi relativi a questa distanza o delle responsabilità, però vedo che nella quotidianità, amore festoso, ricordiamo, le cose vanno bene. 6 denari a positivo, perché 6 denari a positivo? La morte, perché arriva un cambio e tutto ritorna in equilibrio, ti farai guidare dalla tua intuizione. Qua abbiamo il segno dello scorpione, del pesci,
della bilancia, dell'ariete, del gemelli, dell'acquario, sì, segni principali o luna ascendente in questi segni, ok? Vediamo adesso con i miei oracoli lui-lei cosa ti dirà questa persona, e per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Allora, accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo. Per molti di voi questa persona poteva essere impegnata, poteva avere altri fronti aperti o può avere altri fronti aperti. Ci sei sempre e solo tu accanto a questa persona, o ci sarai sempre e solo tu. Cioè non ricorda altro che te, ok? Vediamo ancora. Nei tuoi occhi rivedo i miei stessi occhi, nel tuo sguardo il sapore di casa. Questa è una persona che quando la guardi negli occhi vedi una verità che è oltre le sue parole e quanto sia a casa con te, la casa come il punto di autenticità. Ok, cos'altro? Mi hai strappato il cuore. Quello che non dice è proprio questo, mi hai strappato il cuore. E tu lo vedi guardandola negli occhi questa persona, ok? Wow, molto forte questa stesa. Andiamo a vedere adesso il rituale per la buona riuscita, quindi anche come applicare tutto questo all'interno delle connessioni e relazioni. Allora, cancro, rituale per la buona riuscita per marzo 2025. Trova il tuo albero migliore amico. Potete sia visualizzarlo nella meditazione, noi nello yoga sciamanico insegniamo come si può visualizzare anche un albero migliore amico entrando in una sorta di foresta immaginale, così si chiama lo stato sottile tra il sonno e la veglia. Ad occhi chiusi tu puoi immaginare una foresta immaginale, appunto, e vedere il tuo albero migliore amico. Altrimenti, se ce l'hai proprio l'albero migliore amico, vai da lui, ok? Se conosci un giardino o un parco, se c'è un percorso nella foresta che frequenti abitualmente e sul quale cammini periodicamente, ti consiglio di divenire miglior amico di qualche albero. Tutti gli alberi sono tuoi amici, ma uno di essi può essere il tuo migliore amico. È davvero bellissimo poter chiedere all'albero amico come sta, cosa ha sognato o che consigli ha da darti. Se hai scelto proprio quell'albero come miglior amico, non è stato un caso. Le forme, i colori, gli odori di quell'albero sono connessi alle tue memorie. Recenti teorie sostengono che le nostre memorie sarebbero registrate esternamente al nostro corpo in un campo d'energia chiamato campo morfico. Questo è un concetto presente anche nel pensiero indù da numerosi secoli. Nello yoga l'etere, la kasha in sanscrito, il quinto elemento, sarebbe quello sul quale si fissano le memorie. Quindi se tu trovi un albero miglior amico, perché ti piace quell'albero? Perché scegli lui? Perché ci sono delle tue memorie legate nel campo morfico, nella cascia, che richiamano che quell'albero ti risveglia. Ok? Periodicamente, ma specialmente quando ti senti oppresso, frustrato, triste o ansioso, vai dal tuo albero miglior amico. Chiedi il permesso di avere un suo piccolo ramo o delle foglie. Meglio se prendi foglie o rametti già caduti. Portali a casa e quando ti senti pronto, in un locale spazioso con le finestre aperte, brucia le foglie o il rametto passandolo con un movimento a spirale intorno al tuo corpo e chiedi allo spirito del drago, che è lo spirito stesso del fuoco, di aiutarti a purificarti da ciò che ti limita o ti incupisce, affinché tu possa risplendere. Allora, questo rametto o queste foglie che trovate dall'albero miglior amico, poi lo bruciate su una candela e vi fate dei giri intorno al corpo e chiedete allo spirito stesso del fuoco di aiutarti a purificarti ciò che ti limita o ti incupisce affinché tu possa risplendere. Questo è il mese in cui tu hai l'opportunità di risplendere incanalando le tue energie nella co-creazione con il divino, ribellandoti ai valori comuni che ostacolano la visione con l'invisibile.
allora hai il grande potere del drago dalla tua parte. Con questa pratica e con il fuoco del drago ti permetterà di esercitare il tuo grande talento, ispirazione e co-creazione con il divino, allineandoti perfettamente alla missione della tua anima. Sei il custode del perdono in questo mese. Le onde dorate della visione, insieme alla forza del fuoco, preziose e sublimi, sono sopra di te come un arcobaleno. Vincente è chi si perdona e sa vivere in compagnia delle scelte che ha fatto in passato senza rancori né rimpianti. E questa è la riassumersi la responsabilità di cui parlavamo prima. Perché le scelte che hai fatto in passato, non esiste lo sbaglio nella visione reale delle cose. Quando tu dici ho sbagliato, è perché non avevi la consapevolezza che hai in questo momento, ma non esiste lo sbaglio in natura. Lo sbaglio è qualcosa che ha a che fare con il concetto di tempo e spazio. Ma se tu cresci ogni giorno, ti evolvi ogni giorno, prima non avevi la stessa consapevolezza di adesso, dovevi percorrere quella strada che tu chiami sbaglio per arrivare dove sei adesso. Quindi a ogni immagine che ti arriva di quello che pensi che sia stato sbaglio, devi dire la formula del pentacolo oltre a questa pratica. Ti benedico, ti amo, ho fede in te, ho fede nell'immagine che credo di aver sbagliato. Va bene? Quindi, ragazzi miei ragazzi, questa pratica la fate ogni volta che volete. Ovviamente ogni volta che praticate il vostro subconscio si allinea alla visione dell'anima, no? E quindi in questo mese vi suggerisco di fare le pratiche e di avere soprattutto consapevolezza di ciò che accade, utilizzando la formula del pentacolo ogni qualvolta vi arriva un'immagine, un evento, una situazione che vi può alterare, va bene? Detto questo, è un mese di grande creatività, di grande allegria e successo negli ambiti di cui la tua anima si farà portavoce. Detto questo, ti abbraccio, ti ringrazio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!